come al solito, con una frase piuttosto fastidiosa. Ora, chiunque di voi sia giovane si sarà sentito dire chi se ne frega di quello che viene davanti, però i giovani non si ingaggiano, i giovani non interessa, i giovani non hanno voglia, fanno niente. Io per oggi sono qui per presentarvi l'idolo della generazione Z. Lui è estremamente ingaggiato e lo vedete dal tipo di arte che propone. Infatti è sempre sostenibile, usa adesivi, usa vernici lavabili. Quindi possiamo dire, questo ci mettiamo il check. Voi secondo me ingaggiati lo siete, però lui vi ingaggerà sicuramente di più. Fate un applauso per Greg Goia! Ciao a tutti, sono Lido della generazione Z, mi hanno presentato così. Io sono meno bravo degli altri speaker perché faccio il pittore di strada, quindi ho i fogli, scusate. Ok. Allora, vorrei iniziare spiegandovi chi sono e per farlo devo tornare a più o meno 1 anno e mezzo fa, quando mentre i miei amici si laureavano, mentre qualcuno partiva per andare a cercare un lavoro, faceva i primi colloqui di lavoro, qualcuno si spostava anche in giro per l'Europa per cercare quel lavoro, ecco, in quel momento io lasciavo un po' tutto. E quando dico lasciavo tutto intendo che lasciavo la mia università, lasciavo la mia sicurezza, lasciavo quella che era un po' la prospettiva di un lavoro, il mio percorso tracciato potremmo dire. Ecco, mi spiego meglio, la scena che dovete immaginarvi era più o meno questa. Io ero uno studente di giurisprudenza, 4º anno accademico, avevo anche dei buoni voti, sono figlio di un rispettabile avvocato e il percorso era abbastanza pronto. E non fu semplicissimo spiegare a quel rispettabile avvocato, che a me piace chiamare papà, che avrei lasciato tutto quanto per andare a fare lo street artist. E lo street artist, per chi fosse poco avvezzo insomma, alla professione, è una categoria professionale rappresentata da quei personaggi che fanno i graffiti per strada. E non è esattamente il lavoro dei sogni dei tuoi genitori, nel senso che non è che proprio speri che il tuo pargolo vada a fare graffiti per strada. Ecco, io l'ho fatto, questo salto, per inseguire il sogno di fare l'artista, per inseguire il sogno di vivere di arte. Se ci ripenso, a me vengono i brividi e vorrei provare a spiegarvi con quella pochissima razionalità che mi contraddistingue che cosa provo in quel momento, perché io mi guardavo allo specchio e mi dicevo: se non lo fai ora, quando lo fai? Nel senso che non voglio arrivare a 50 anni, guardare mio figlio e dirgli: insegui i tuoi sogni, quando cazzo io non l'ho fatto. E allora in quel momento mi sono buttato ed è stato il viaggio più bello della mia vita finora. E non so io se abbiate mai inseguito anche voi il vostro sogno, non so se lo state facendo, non so se lo abbiate mai fatto. Fa un sacco paura, o almeno questo è quello che io provo tutti i giorni, perché ti senti un po' sparato a 500 km/h senza la cintura, sai che stai viaggiando, stai andando da qualche parte e non hai idea se a un certo punto ti schianterai o se prenderai una cunetta e volerai giù. Insomma, è un percorso assurdo. Perché non sai se sarai capace di mollare tutto quanto quello che era prima per scegliere una cosa sola ed essere fedele solo e soltanto a quella. Per me è stata l'arte ed è stata la scelta più bella della mia vita. E da quel giorno io ho dipinto più di 100 opere di street art, sono un sacco, in tutta quanta Italia. Ho continuato a inseguire quel sogno di vivere di arte, perché ogni opera la raccontavo online e migliaia di persone inseguivano insieme a me quel viaggio di quel ragazzo che partiva da Torino per cercare di arrivare dentro un museo. Il finale di questa storia è che siamo entrati effettivamente dentro un museo ed è stato possibile solo e soltanto grazie appunto a decine di performance, grazie a centinaia di partecipanti per le strade, grazie a milioni di persone. Sono più di 500 milioni di visualizzazioni sui social media ed è stato definito dai giornali il fenomeno artistico più visualizzato di internet, che è una cosa fighissima. E abbiamo costruito, e utilizzo il plurale perché quando si lavora sui social si creano le community, no? Quindi si lavora al plurale. Abbiamo costruito un'intera corrente artistica, la chiamiamo la fast art,
I giornali la chiamano la fast art, e l'arte veloce, quella che arriva dritta al cuore, che ti genera un'emozione nello stesso tempo che ha una persona quando è sui social, no? Si dice che sui social hai più o meno 2 secondi di attenzione su un contenuto. Io cerco in 2 secondi di generarti un'emozione tramite l'opera. È un'arte che a suo modo nasce da un bisogno, perché siamo nati nella generazione e nell'epoca più veloce della storia. Siamo i figli di internet, dei social media, del fast fashion, dell'ossessione per i like, per la popolarità. Siamo quelli che consumano l'amore al ritmo dei like su Tinder, che si innamorano online, che si odiano online, che fanno i figli per postarli online, che divorziano raccontandolo online. Siamo quelli che se muore tuo nonno devi raccontarlo su Instagram con un bel post strappalacrime, così tutti quanti si commuovono. E abbiamo digitalizzato tutte quante quelle emozioni. Ecco, la mia arte nasce un po' per fermarle, per rallentarle, per prenderle, metterle lì e dire ok, ora guardale in faccia. E mi rendo conto che pensare di trasformare le persone tramite l'arte e tramite i social sia un obiettivo assolutamente da grande leader e molto ambizioso e forse anche troppo megalomane, perché non è in realtà quello, è solo e soltanto fare in modo che le persone affrontino le proprie emozioni guardando quelle opere che per strada hanno colorato la mia città. E la cosa è molto semplice: tu quando vivi sei immerso in questo loop nel quale ti svegli la mattina, vai a lavoro piuttosto che vai all'università, poi esci con gli amici, poi arriva la sera, poi vai a dormire, il giorno dopo ti risvegli, ricominci da capo. Ecco, la fast art nasce per tirarti fuori da questo loop, per prendere quella tua esistenza, perché tu stai esistendo giorno dopo giorno senza viverti nessuno di quei giorni, e romanticizzartela. Faccio in modo che tutte quante quelle fasi della tua vita siano schifosamente poetiche, a volte in modo anche smielato, a volte anche in modo un po' cringe, cioè c'è bisogno proprio che siano eccessivamente romantiche per riuscire ad apprezzarle una dopo l'altra. Perché anche la mia arte, nonostante sia poi diventato conosciuto sui social media, è un'arte che si vive per strada, nel senso che la gente davanti alle opere di fast art si bacia, si ama, piange, le vive davvero, le vive per strada, no? E per me questa è l'arte, quella che arriva diretta come un'emozione, tutto il resto è un contorno. Ora io vorrei raccontarvi 2 fast art, una dedicata alle prime volte, la seconda dedicata alle ultime volte. Io spero che possano tirarvi fuori qualcosa e che possano in qualche modo ispirarvi. La prima fast art è la fast art numero 67 se non sbaglio. Io avevo riempito questo muro di Polaroid, le fotografie, e avevo chiesto alle persone di scrivere su ognuna delle Polaroid quale momento avrebbero voluto rivivere. E si avvicina questa coppia di genitori e prende il pennarello e scrive in bianco vorremmo rivivere i primi mesi con nostra figlia. Al che alla fine della performance mi avvicino da loro e chiedo come mai avessero, insomma, tracciato quel momento, perché a me, che sono molto prematuro per la prima figlia, avevano sempre raccontato quel momento come un momento di grandi ansie, di grandi stanchezze, fatte di notti insonni, di grandi stress. E loro mi hanno raccontato invece che i primi mesi di nascita della bambina li avevano vissuti con il pilota automatico, no? Avevano letto centinaia di libri, di manuali per essere i genitori perfetti, la mamma e il papà perfetto, e si erano dimenticati di aver generato una figlia. E quel momento, quello nel quale avevano scritto su quella Polaroid, aveva sostanzialmente fermato il loro tempo, nel senso che gli aveva creato un momento proprio, gli aveva creato un istante nel quale realizzare che quella cosa che avevano creato li chiamava mamma e papà ed era arrivata da loro. Ecco, questa fast art a me ha portato a dire cerchiamo di amarle quelle prime volte, nel senso che cerchiamo di godercele, cerchiamo di goderci la prima volta che vai a scuola, il primo giorno di università, la prima volta che fallisci un esame, la prima volta che dai un bacio, la prima volta che vivi qualsiasi cosa, perché sono momenti che non tornano, nel senso che non li puoi scaricare da internet, non li puoi leggere su un libro, non puoi premere, fare download, eccolo qua, no, questa cosa non succederà. E allora cerchiamo di viverle. La seconda fast art che vi racconto, questa più emotiva, scusate, è la prima volta che ho visto un signore piangere davanti a una mia opera. Questo signore avrà avuto sugli 80 anni, credo, e si avvicina a questa panchina sulla quale io avevo scritto potendo scegliere chi vorresti si sedesse qui al tuo fianco. Lui arriva, accompagnato dalla figlia,
e la figlia gli sussurra scrivi il nome della mamma, lui prende il pennarello e scrive sulla banchina Hilda e poi si mette a piangere. Io poi sono andato a parlare con questo signore, abbiamo parlato poco e mi ha raccontato di tutte quante le ultime volte, questa volta, nella quale aveva fatto per l'ultima volta qualcosa con Hilda senza realizzare che fosse l'ultima volta. Perché c'era stata una volta nella quale per l'ultima volta aveva mangiato e cenato con lei. C'era stata un'ultima volta nella quale avevano avuto una lunga chiacchierata, una di quelle che ti gonfia la vita, che sei felice perché ti sei fatto un viaggione. E c'era stata un'ultima volta nella quale erano andati a pranzo dai loro figli, non sarebbero mai più tornati insieme. C'era stata un'ultima volta nella quale avevano dormito insieme. E poi mi ha detto di amarle tutte quelle volte, perché non realizzerai mai quando è l'ultima volta che stai facendo qualcosa. Perché c'è stato un ultimo Natale nella quale per la ultima volta hai creduto in Babbo Natale, non ci avresti mai più creduto dall'anno dopo. E c'è stata un'ultima volta nella quale hai chiesto a tuo papà di prenderti in braccio e un'ultima volta nella quale invece hai nuotato con i braccioli e non sapevi che non avresti mai più nuotato con i braccioli. C'è stata un'ultima volta in cui hai fatto i compiti con tua mamma e un'ultima volta nella quale hai fatto finta di dormire perché i tuoi genitori ti portassero sopra. C'è stata un'ultima volta in cui ti sei sentito giovane, un'ultima volta in cui hai avuto un primo bacio, un'ultima volta in cui ti sei sentito immortale e un'ultima volta nella quale hai parlato con qualcuno, prima che fosse l'ultima volta. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare che non contano soltanto il tempo che passa, ma proprio i singoli momenti che vivi. E la mia arte è più o meno questo, quello che vi ho raccontato, nel senso che è diventata un grande raccoglitore di emozioni e storie. Alle mie spalle non ci sono slide, ci sono solo video, perché sono più o meno la testimonianza di quello che succede per strada. E io svolgo questa attività quasi scientifica nella quale tratto le storie come dati con un'anima e cerco di tirar fuori da ogni singola storia qualcosa che regali emozioni a me, regali emozioni a chi vive questo viaggio insieme a me. In mezzo a quei dati cerco una formula per vivere e fare arte è il mio modo di essere vivo. Io spero di avervi lasciato qualcosa con queste parole, spero di avervi lasciato qualcosa con questi video. E questo è quanto, questa è la Fast Art.